fare l'orlo arrotolato ho bisogno anche solamente della macchina da cucire. Naturalmente se tu hai una tagliacuci che fa l'orlo arrotolato farai meno fatica. Noi adesso lo vediamo con la macchina da cucire perché non tutti hanno il tagliacuci. Questo qui è un orlo arrotolato che praticamente fa le ondine, che ho utilizzato il filo di nylon, un filo di nylon normale da pesca che io ho arrotolato in questo rocchetto. Adesso vediamo con la macchina come bisogna comportarsi. Io ho preso un tessuto crepe, però tu puoi farlo su chiffon e farlo su qualsiasi altro tessuto, l'importante è che sia leggero. Quando è leggero, più leggero è e più bello diventa l'orlo. Vediamo come si mette in macchina. Allora, dobbiamo impostare la grandezza dello zig-zag, quindi io l'ho messo al massimo. Poi dobbiamo impostare invece e regolare il trasporto, quindi deve andare molto piano, come quando facciamo l'asola, per intenderci. Il punto deve essere vicino uno all'altro, quindi sullo 0,05 più o meno, 0 un pochino più spostato verso l'1. Allora io devo prendere il filo di nylon e metterlo vicino al bordo del mio tessuto. Poi devo mettere il tessuto sotto al piedino in questo modo. Il tessuto deve essere a filo con questa parte del piedino, con l'ultima parte del piedino, e devo iniziare la mia cucitura mantenendo all'interno il filo di nylon.
Questi sono due esempi. Io qui l'avevo fatto con un cotone di contrasto per fartelo vedere meglio, e qui ho usato un cotone chiaro. Questi sono due tipi di tessuto diverso e comunque si capisce già abbastanza bene come fa. Sono tagliati in sbieco. Ho realizzato una cucitura all'interno, quindi al centro, una cucitura con un punto molto lungo per arricciarla. In questo modo potremo creare delle decorazioni all'abito in modo da renderlo più arricciato, oppure per creare un fiore. Basta tirare il filo